Se hai mai vissuto all'estero, saprai che ogni paese ti lascia un segno, nel bene o nel male. Poi ci sono addirittura quei casi in cui quel paese diventa la tua seconda casa. A me è successo e quel paese è il Giappone. In questo video non ti parlerò del Giappone come un paese perfetto, perché non lo è, ma vorrei parlarti di quelle cose che a me mancano di più del viverci, delle cose che per me erano e sono importanti, probabilmente perché comunque rispecchiano un po' i valori in cui credo. La prima cosa che ti vorrei dire è l'attenzione, il rispetto, la considerazione verso gli altri che hanno i giapponesi. Ovviamente non tutti, ma la stragrande maggioranza, e ti potrei parlare per esempio all'interno del treno. Nel treno generalmente si sta in silenzio, non si parla al telefono a voce alta, se si parla con qualcuno si tiene comunque un volume basso. Tecnicamente c'è questa regola non scritta che non si dovrebbe nemmeno mangiare, ma poi succede e anche i giapponesi stessi qualcuno mangia nel treno, e inserisco in questa considerazione verso gli altri anche il saper chiedere scusa, il chiedere scusa quando si sbaglia, se si fa un torto, quando c'è da chiedere scusa. Io mi rendo conto che qui in Italia mi capita praticamente tutti i giorni, ma come magari anche a te, di ricevere torti volontari, non volontari, comunque vengono fatti degli errori verso la mia persona, ma anche e soprattutto a livello lavorativo, e non c'è mai una volta, cioè magari c'è anche, ma molto raramente, in cui venga chiesto scusa per quell'errore, per un ritardo nel fare qualcosa. Non c'è la cultura del chiedere scusa. Generalmente invece in Giappone, ripeto, non sempre, non tutti, ma non si cercano scuse, no, ma è stato quello, è stato quell'altro, è colpa di quest'altro. Si chiede scusa sinceramente e la questione finisce lì. Mi capita spesso anche quando guardo le news giapponesi, che magari quando qualche grande capo di azienda ha fatto dei danni, succede così, e poi la classica foto, scusami, il classico video, forse ti è capitato di vederlo, di tutti inchinati con i fotografi che fanno le foto e loro che chiedono scusa. Ecco, è una parte molto importante della cultura e mi piace molto, e anch'io quando vivevo lì in Giappone ho dovuto imparare, e sono contento di aver imparato a chiedere scusa. Posso ancora migliorare, allo stesso modo chiedere per favore per le cose, per ottenere le cose, anche se ti sono dovute. Poi ci sono degli aspetti un pochettino più profondi nella cultura giapponese, perché te sai che se chiedi un favore a una persona, sai che questa persona poi, anche se in realtà non te lo può fare quel favore, ha delle difficoltà, però poi si impegnerà in tutti i modi per riuscire ad accontentarti e farti quel favore, e succede a volte che magari quel favore non venga nemmeno chiesto dal giapponese. Comunque c'è il saper chiedere anche per favore, quindi grazie, scusa e per favore. Sono le tre parole base che a me personalmente mancano molto. Poi un'altra cosa che mi manca tantissimo, e questo magari ti farà un pochettino ridere, non è una questione di vita o di morte, ma a me dà molto fastidio, è che in Giappone non dovevo preoccuparmi che le persone provassero a passarti avanti. Generalmente in una fila, che può essere, non lo so, al supermercato, dal dottore alle poste, ovunque esso sia, non avevo mai il minimo dubbio che nessuno provasse a passarmi davanti, quando invece succede qui spesso che se non stai attento, cioè ti passano avanti in tutte le maniere. Come ti distrai un attimo, c'è qualcuno che prova a tagliare la fila, a fare il furbo. Oppure arrivi in un posto che non c'è una fila definita, tutte le persone sparpagliate, magari non ci sono numeri da prendere, non c'è un ordine. Così allora sei costretto a chiedere chi è l'ultimo, perché sono tutti sparsi, poi arriva il simpaticone che ti risponde te, chi è l'ultimo, te, e poi comunque devi stare tutto il tempo attento a vedere chi è prima di te, chi è dopo di te, e stare attento che non ti passi, non taglino la fila. Io in Giappone non ho mai avuto questo tipo di esperienza, si mettono in fila a modino, fila dritta, non sparpagliati, e non c'è questo tipo di stress, e te mentre aspetti quello che devi aspettare puoi anche fare altro senza preoccuparti che appunto arrivi il furbo della situazione o i furbi della situazione e ti passano avanti. Ripeto, anche qui non tutti, non sempre, ci sono le eccezioni, ma sono eccezioni. Una cosa che ovviamente mi manca tantissimo è il cibo, che poi comunque è una delle ragioni per cui ho cominciato già da molti anni a coltivare ortaggi giapponesi. Inizialmente era soltanto per Yui, diciamo, per farle sentire meno la mancanza di casa, ma era anche per me,
e con il tempo comunque ho ampliato, no, il repertorio di cose giapponesi che coltivo, ora anche con la bimba piccola, però ce ne sono alcune che non si riescono a trovare, oppure la stagionalità è molto corta, e visto che non siamo vegetariani, né io né Yui, mi manca tantissimo per esempio la selezione di pesce che si trova anche nei comuni supermercati. C'è una selezione incredibile, che tu lo voglia mangiare grigliato, marinato, crudo, in tutti i modi. Lo stesso vale anche per la carne, ci sono dei tagli, il taglio del macellaio è fatto diversamente, le parti che vengono usate, e poi comunque tutte le altre cose relative al cibo che qui non si trovano, mi mancano veramente tanto. Insieme al cibo ci inserisco anche il sake giapponese, anche se io praticamente ho smesso di bere, non bevo alcolici, a parte in rare occasioni, però prima bevevo anche troppo. Però ecco, diciamo che adesso più che un vino, più che una birra, la cosa che mi manca è ogni tanto una buona bottiglia di un buon sake. Ritornando agli aspetti culturali, una cosa che mi manca tantissimo è la puntualità. Anche qui c'è da fare un pochino una distinzione, perché non è che tutti i giapponesi sono sempre in orario. Per esempio, se esci con degli amici, anzi a me succedeva spesso che magari dovevo uscire con dei giapponesi e erano in ritardo diverse volte in realtà, più di quanto si pensi. Ma se si parla di puntualità per cose di lavoro, comunque cose più importanti, comunque non cose con amici così di vecchia data, allora lì la puntualità è importante, e siccome io personalmente sono una persona puntuale, cerco sempre di arrivare un pochino in anticipo, mi manca molto questo aspetto, la puntualità, quando invece ti capita che qui, per esempio, che ci sono sempre le solite persone che sono sempre in ritardo e non è mai colpa loro, e quindi ecco, la puntualità è una cosa che per me è importante. E in Giappone le persone, soprattutto, ripeto, per motivi di lavoro o anche i treni, eccetera, eccetera, solitamente le persone sono in orario. Poi, capitolo bagni pubblici, anche questo capisco che possa fare un po' sorridere, però qui generalmente non ci sono bagni pubblici, e se ci sono devi pagare anche all'interno delle stazioni ferroviarie. Invece in Giappone ci sono bagni praticamente ovunque e sono bagni liberi, non devi pagare, sono ovunque, anche nelle stazioni ci sono e sono gratuiti, anche se ovviamente in certe stazioni, soprattutto quelle più trafficate, non è che sono sempre pulitissimi, ma comunque mediamente lo sono. Poi fuori dalle stazioni generalmente sono immacolati e soprattutto sono liberi. Non è che devi per forza andare da qualche parte, comprare qualcosa per usare il bagno, oppure andare a pagare 1 euro, 1,50 € per fare un attimo la pipì al volo. Questa cosa mi ricordo che quando vivevo all'estero, non solo in Giappone, anche in altri paesi, poi tornavo in Italia e tutte le volte dicevo, ah già, quando venni la prima volta tanti anni fa con Yui, ora non mi ricordo bene, ma probabilmente lei era sconvolta da questa cosa e aveva ragione, perché comunque sono culture diverse, questa cosa viene vista in modo diverso, e quando poi non ce l'hai più questa cosa del bagno sempre disponibile, ti manca. Il discorso dell'etica lavorativa dei giapponesi. Allora, ti dico, per la mia esperienza ho lavorato in diversi posti, in diverse aziende comunque giapponesi, con i giapponesi, e questa cosa che ora poi vabbè, magari in certi uffici, certe aziende sì, ma questa cosa che tutti i giapponesi lavorino 12-13 ore al giorno, proprio senza sosta, e arrivino alla sera esausti, cioè è vero che in tanti posti si lavora più ore che in Italia, ma ti posso assicurare, e questa cosa l'ho vista con i miei occhi, che durante la giornata ci sono tante cose che, vabbè, secondo me, ma mi potrei sbagliare, sono proprio inutili. Tante pause, e se si parla di efficienza pura, cioè il rapporto tra lavoro effettivamente svolto e ore lavorate, probabilmente sono meno efficienti di quello che tu pensi, però, ripeto, queste sono considerazioni mie per la mia esperienza, per quello che ho visto. Ma non è questa la cosa importante. La cosa importante è quando te sei lì da cliente, da consumatore, chiamiamolo, comunque vabbè, meglio cliente. Te sai che riceverai sempre un certo servizio, il servizio al pubblico. Che la persona gli piaccia il lavoro che fa o che lo odi, il lavoro che fa, odia il capo, che qui con le dovute eccezioni, ma generalmente otterrai sempre un grande servizio, perché comunque fa parte della cultura. C'è una certa etica del lavoro, e io ho notato che anche le persone con i lavori più umili, poi magari dentro di sé, ripeto, lo odiano quel lavoro, odiano tutti così,
ma generalmente fanno il lavoro con un buon livello di orgoglio, perlomeno questo è quello che viene percepito da fuori. Certe volte possono sembrare freddi, non spontanei, è vero, però se te guardi a quello che ti arriva a te da consumatore, il tipo di servizio che ti arriva, secondo me è mediamente eccellente. E questo, ripeto, indipendentemente dalla paga, dalla posizione. Io generalmente quando ero lì in Giappone sapevo che potevo aspettarmi un certo livello di servizio e generalmente veniva rispettato, con le dovute eccezioni, ma ecco, questa etica del lavoro, questo orgoglio, non lo so, del lavoro, qualunque esso sia, mi manca molto. Un'altra cosa che mi manca è il fatto che generalmente le cose funzionino, anche lì ci sono i guasti, delle cose che non funzionano sempre al 100%. T'ho parlato prima dei treni, anche quello non è vero che i treni in Giappone sono sempre in orario, generalmente lo sono, ma gli orari di punta sono più le volte che sono in ritardo. No, ora non di più, ma a me capitava molto spesso di subire dei ritardi dei treni, o magari anche lì può capitare che c'è la scala mobile, per dirti, no? Nella stazione da qualche parte che si rompe, ma in generale le cose funzionano. E il sapere che non avrai tutti i giorni un certo inconveniente, che quella cosa non va, quella cosa è rotta, quel posto è chiuso, quello è in ferie, no vabbè, le ferie, il sapere comunque che non troverai 1000 ostacoli, 1000 problemi ogni giorno, è una cosa che insomma che poi ti manca, quando soprattutto tutti i giorni ti trovi costretto a combattere con cose che non funzionano. Ultima cosa che mi manca, ma non per posizione, anzi forse è la cosa che mi manca di più, comunque sono le persone. Io adoro i giapponesi, ora poi vabbè sono di parte, c'ho la moglie, la sua famiglia, una famiglia fantastica, tutte le persone che ho conosciuto sono fantastiche, quindi la considerazione e, ripeto, il rispetto che hanno queste persone, la maggior parte delle persone, ritornando a quello che ho detto all'inizio, grazie, scusa, per favore, questi per me sono 3 pilastri e generalmente sono cose che in Giappone trovi. Ora, potrei andare avanti per ore e ore a dire le cose che mi mancano del Giappone, però per oggi mi fermo qui. Fammi sapere cosa ne pensi, se ci fossero degli argomenti che vorresti approfondire fammelo sapere nei commenti, fammi anche sapere se vuoi un altro video che sono le cose che non mi mancano del Giappone, magari parliamo anche di quello, ovviamente senza cercando di non essere troppo pesanti. Ti ricordo che il Giappone, insieme a orto, cucina, le mie passioni in generale, sono i temi principali del canale. Il canale non è solo orto, quindi probabilmente capiterà un po' più spesso di parlare anche di questi argomenti. Fammi sapere cosa ne pensi. In ogni caso, grazie per aver visto il video fino alla fine, ci vediamo alla prossima. Ciao!